Ciao popolo, eccomi qua. Nuovo video, ma vecchio video. Coramelle, ne ho già fatto qualcuno di video, però ciclicamente questo è un argomento che va ritoccato, perché fare confusione su questo argomento è un attimo. E visto che sui forum, sui gruppi, sul mio gruppo per esempio, ogni tanto alcuni post denotano una conoscenza non proprio accurata, allora oggi riparliamo di coramelle, quali, come e perché. Ma tutto questo, come al solito, dopo la sigla. Eccomi qua. Allora, veloce perché ce n'ho da farvene vedere tante e poi dobbiamo vedere come si usano, perché si usano, quando preferire una e quando preferire l'altra. E poi fondamentalmente la voglio fa troppo lunga perché è una vergogna, uno che parla a filatura che sta con la barba lunga, per cui finito il video a filatina e ci si va a sbarbare. Adesso cercherò di utilizzare sempre la stessa inquadratura, ma sicuro un casino su questo tavolo. Allora, cominciamo il giochino, il video, a parlare delle tipologie di coramelle. Allora, cambio inquadratura, eccomi qua. Facciotto mio c'è sempre, ho dovuto fare un casino per mettere un po' di coramelle qua su, perso il conto, un po' di coramelle qua sopra e altre stanno in altri punti. Allora, partiamo dalle varie tipologie, andiamo dalle più rigide alle più morbide alle più fini, anzi no, facciamo le cose per bene. Tipologie fondamentalmente sono tre. La paddle strop, eccola qua, le nomino tutti i maker, così nessuno mi può dire che faccio le marchette o preferisco uno o preferisco l'altro. Questa me l'ha costruita Simone Brigida, è per i miei coltelli da cucina. Questa non è altro, la classica paddle strop, una tavola, un asse di legno su cui sono incollate delle strisce di cuoio, magari una di cuoio e una di tela. È una paddle strop che si usa fondamentalmente per i coltelli. L'ho portata lo stesso perché c'è qualcuno che ancora si ostina ad utilizzarla sui rasoi e non va bene. E poi quando arriviamo al perché la riprendiamo un'altra volta. Adesso stiamo parlando solo di tipologie, quindi dalla più rigida, la paddle strop, dopodiché la coramella, classica coramella a telaio, anche questa è Simone Brigida. Qui vedete una pelle che lui chiama finishing o super finishing e una tela. Questa, ve ne faccio vedere un'altra, è un ex Simone Brigida, ho recuperato il telaio, ma di un amico falegname e un altro carissimo amico, chi lo conosce ha già riconosciuto il pellame. Questa è stata, allora, questo è il telaio di Simone Brigida, però con la pelle di Pietro Mirto, Coramelle Italia, questa è la serie finishing, e qui c'era un normale cuoio e come vedete ci ho applicato della pasta verde. Quindi questa, diciamo, è la situazione intermedia, perché questa, aspetta, la metto a favore, non è rigida, anzi vedete, il comodo della coramella a telaio è che si riesce a tensionare secondo le esigenze, e nel perché, e anzi nel come, vediamo poi anche lì gli errori grossolani che però purtroppo mi sto rendendo conto che sono tanti. Qua sotto vedete tante tipologie di coramelle a strappo, quindi la terza e ultima tipologia di coramella,
E adesso andiamo a vedere i materiali. Dal normale cuoio, questo è un bel cuoio anche abbastanza spesso dell'amico Max, del carissimo amico, fatemelo dire. Quindi dalla coramella in cuoio abbastanza rigida, vedete, aspettate che adesso non sono abituato a questa inquadratura, vedete, è difficile piegarla. Poi si passa, non lo so, ecco, vi faccio vedere. Questa è una normale striscia, non si può neanche definire coramella, guardate, non è rifinita da nessuna parte. Questo è un altro tipo di cuoio, questo è Pietro Mirto della serie Performance. Adesso le butto così alla rinfusa perché non so neanche come le ho messe. Questa per esempio, Robert Maleschi, polacco. Questo è cavallo e quindi già vedete che col cavallo la flessibilità è... dove sta? Qua. La flessibilità è molto più accentuata. Qui ritorniamo Simone Brigida, non vi so dire che tipo di pellame perché lui ne ha abbastanza geloso, ma io dalla rigidità, dal coso, suppongo che sia un qualche tipo di cavallo lavorato in un modo particolare. Una coramella dimenticata, ma secondo me eccezionale, aspettate, fatemela tirare fuori, la coramella in gomma. Questa è una Gammi sempre di Coramella Italia, quindi Pietro Mirto, meravigliosa e utilissima, con il retro una tela particolare, come vedete. Quello che vedete, il bianco che vedete, non è una pasta abrasiva, ma è il risultato del trattamento che Pietro Mirto ha fatto su questo tipo di tela. Lui si è sempre divertito a creare i suoi encausti e lavorare su qualsiasi tipo di materiale. Poi vediamo, vabbè, stanno qua sotto, le faccio vedere subito, così le sposto. Coramelle sola tela, molto grossolane. Perché? Perché queste sono coramelle realizzate con le manichette antincendio, queste sono americane, degli anni, a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50, che sono una mano santa per fare i lavori di sgrossatura. Ma poi riprendiamo l'argomento. Realizzate sempre dall'amico Max, vedete, questa è ancora più grossolana. In un lato ci ho messo la pasta abrasiva e quest'altro lato lasciate rigida. Fa paura mettere un rasoio qua sopra, ma va sicuro che i risultati sono impensabili. Allora, queste per adesso me le metto un attimo da una parte perché mica mi è entrato tutto sulla scrivania. Allora, dopodiché, già che stavamo parlando di tela, passiamo alle coramelle, quelle belle, quelle di alto livello. Una tela e cordovan. Non so se vedete la lucentezza, la morbidezza, la flessibilità. Questo è sempre l'amico Max. Questa tela è meravigliosa, rispettosissima del filo. Quindi questa è una coramella da finitura. Parlando di coramelle finitura, vabbè, ce l'ho qui un'altra interpretazione, diciamo, della finitura, quella di Pietro Mirto, la serie Finishing. Guardate che ormai a via di carteggiarle ho perso anche la verniciatura. Lato Finishing e lato Cashmere. Questo è un cashmere molto pesante, credo vado a occhio, dovrebbe essere addirittura un 600 grammi per metro quadro, quindi un cashmere molto 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 compatto, denso, e questa si può utilizzare in tutti e due i vertici, grazie al cavolo, nel senso si può utilizzare con prima il lato cashmere e poi il lato finishing, o viceversa, prima il lato finishing e poi le ultime leccate su cashmere proprio per l'estrema lucidatura.
Dopodiché vi ho fatto vedere la prima in Cordovan, ve ne faccio vedere un'altra perché quella è un Cordovan, era un Cordovan europeo, questo è un Cordovan giapponese, sempre dell'amico Max, quindi Cordovan giapponese e cuoio, normalissimo cuoio. Guardate la differenza di spessore tra il Cordovan e il cuoio, quindi un supporto rigido, quando parliamo di cuoio, un supporto molto più flessibile, molto più elastico, morbido, quando parliamo di Cordovan. Quindi questo un Cordovan giapponese. Vabbè, questa qua sotto, vabbè, ve la faccio vedere dopo, ma è una coramella sacrificale, così come stanno i rasoi sacrificali, chi vuole padroneggiare deve sacrificare pure una coramella. Questa qui, sempre dell'amico Max, questo è da un Cordovan da una parte, quindi, ma già ve ne ho fatti vedere tanti di tipologie di Cordovan, ma quello che c'è di bello è il secondo lato in Cordovan Crust, quindi molto più spesso. Questa diciamo è tipo nappa, questa è pelosetta, questa non è una coramella lucida, un pezzo di cuoio lucido, questo è intanto lo spessore è maggiore, crust sempre del Cordovan, quindi non sul lato pregiato, sul lato carne, ed è eccezionale sui rasoi a molatura piena, wedge near wedge, dove c'è bisogno di spingere, ma abbiamo bisogno di spingere ma rimanendo sempre nel campo dei materiali da ultrafinitura. Dopodiché, vabbè, questa ce l'abbiamo subito dalle scatole. Questa è una normale coramella in cuoio, era una normale coramella in cuoio di Robert Maleschi. Ve la faccio vedere dove sta da qualche parte c'era scritto, comunque è Robert Maleschi, polacco, e cuoio molto rigido, molto spesso. Io con questa mi diverto a fare le finiture. Questa era marroncina, nocciola, come tutte quante le altre. Questa finitura qua sopra e questa colorazione gliel'ho voluta dare io, e questa mi serve per provare i vari trattamenti, che poi parliamo pure di quelli, quindi finitura a cera, finitura d'olio, metodi per ammorbidire il pellame. Questo è cuoio, però ecco, piano piano sto cercando di trovare la ricetta giusta per ammorbidirla. Le ultime due cose un po' particolari che vi voglio fare vedere, sempre che le ritrovo qua sotto, sono, veramente se le ritrovo, allora, eccole qua, coramella in canguro. Questa è di una flessibilità estrema, ma veramente estrema, guardate proprio, ve la potete usare, qua riuscite a fare il nodo per la cravatta, per canguro, sottilissimo, molto più sottile del Cordovan, ma tenace, tenace, tenace. E questa è una delle mie coramelle preferite, è una di quelle che uso più spesso. Io ho l'abitudine di fare una scaletta su coramelle, così come faccio con le pietre, non scораmello mai su un unico tipo di pellame, e spesso preferisco questa al Cordovan. Allo stesso livello da ultrafinitura, questa l'ha fatta per me Simone Brigida, guardate, una stoffa praticamente, una stoffa, ma sembra una stoffa, in realtà questa è visone, questa è pelle, ma è un visone, ma è stoffa. Se nessuno ve lo dice, voi questa la scambiate per un pezzettino
per un pezzettino di stoffa. Guardate, mi diverto proprio, aspetta, a fare i giochini. Guardate, stoffa. In realtà è visone. A questa coramella potete chiedere solo e soltanto una cosa: la lucidatura finale. Non è idonea per tutto il resto, per tutto quello che è demandato alle coramelle. Quindi abbiamo dai, tutti insieme abbiamo risposto alla prima questione: quali? Quindi le varie tipologie. Veloce, fondamentalmente sono 3. Pad strop, le più rigide, perché non c'è assolutamente nessuna flessibilità. Qualsiasi tipo di pellame voi utilizzate e poi lo andate ad incollare sopra un supporto rigido, una tavoletta di legno, per cui l'elasticità ce la siamo fumata. Coramella a telaio, quindi già rigidità intermedia, ma con la possibilità di regolare la tensione della coramella, per cui c'è ampio margine di gioco da un telaio molto tirato che sfiora, non ci arriverà mai la durezza della paddle strop, ma allentando si arriva fino alla morbidezza assoluta delle coramelle a strappo, che sono la terza tipologia, l'ultima vista. Cominciamo. Abbiamo detto quali, come e perché. Quali, via. Come vanno usate? E un po' l'abbiamo già detto. Ritorno un attimo, anzi no, perché un attimo? Ritorno proprio sull'altra inquadratura. Allora, ritiriamo fuori, riandiamo in ordine. Come? Questa è semplice, perché questa è una coramella da coltello, per cui non c'è assolutamente morbidezza, se non quel minimo che dà lo spessore della pelle. Qualcuno, per ovviare, qualche maker per ovviare questo problema, sta cercando di inserire un materiale elastico sotto, tra legno e cuoio, ma io ho le mie osservazioni da fare, che però oggi non le farò. Diciamo che la cosa non mi convince, perché se io devo creare un'elasticità, allora mi faccio una coramella a telaio e a quel momento sono io a decidere quanto e come deve essere elastica la coramella, perché sopra ci metto tipologie diverse di rasoi, ho tipologie diverse di coltelli, per cui in certi casi ho bisogno di più elasticità e in altri casi ho bisogno di meno. La paddle strop con inserito uno spessore, il grado di flessibilità lo decide il maker, lo deciderà anche bene, però è una misura standard che magari funziona meglio su certi tipi di rasoio o coltelli con determinate molature e peggio su altre. Questo, ripeto, è da coltello, è rigida. E qual è il vantaggio? Sui coltelli è assoluto, che si crea il filo più accuminato possibile, cioè il filo accuminato si crea sulla pietra. Qui non c'è nessuna possibilità di stondare il filo perché il supporto è rigido, per cui anzi facciamo una cosa, perché a me sta divisione come e perché mettiamole insieme come e perché, come si usa e contemporaneamente vi dico anche perché si usa, perché se no qui non ne siamo più vivi. Quindi qui la cosa è del tutto, aspettate, voi non sapete, ho due webcam ad angolo retto, una mi inquadra in questo verso e quest'altra è esattamente a 90 gradi per inquadrare le coramelle. Sto diventando scemo a fare sto video, quindi qui non c'è nessunissima possibilità di affondare la lama, soprattutto se, come in questo caso, c'è cuoio, quindi un materiale già di suo rigido. Quindi per questo io non l'amo su rasoi, è, diciamo, la coramella che lascia il filo
più aggressivo di tutti. E a questo punto, prima di continuare, scusate, la devo poggiare da qualche parte, mi è venuto in mente che 2 secondi vi devo rompere le scatole. Perché vi devo rompere le scatole? Che cosa serve? A che cosa serve la coramella? Lo vogliamo ridire un'altra volta? I bravi lo sanno, i meno bravi, quelli che stanno all'inizio ancora non l'hanno capito bene. La coramella serve fondamentalmente a 3 cose, 3 più una, ma una si mette insieme alle altre 3. La coramella serve a ridistendere le microcreste del filo, le microcreste che formano il filo di qualsiasi lama, che sia un rasoio o che sia un coltello. Quindi dopo aver lavorato sulle pietre, se andate a vedere al microscopio chi ce l'ha, e se no fidatevi, quelle piccole microcreste che formano il filo non sono tutte belle stese, allineate, anzi sono nelle peggiori condizioni, perché le pietre hanno comunque la loro rugosità, e con il movimento succede che se queste sono le famose microcreste che creano tutte quante insieme, creano un filo, non stanno così, ma stanno così. Non tutte, ci sarà qualcuna che rimane un po' più dritta, qualcuna piegata un po' di più, quindi queste microcreste sono piegate. Quindi il passaggio sulla coramella meccanicamente non fa altro che distendere tutte queste microcreste. Dopodiché c'è un altro problema da fare. Le microcreste, ok, sono distese, ma viste in quest'altro verso potrebbero essere così, tutte distese ma non allineate, per cui con la coramella si vanno ad allineare. Quindi la coramella distende le microcreste e una volta distese, con i passaggi successivi le allinea. Terzo, lucida, quindi aumenta la scorrevolezza in genere. Lucida sia il filo che il bevel. Ho detto 3 più 1, cioè toglie anche i residui dell'affilatura, ma questo già i primi passaggi, il gioco è bello fatto. Se c'è qualche bavetta e bavettina che è rimasta ancora attaccata al filo del rasoio o al filo del coltello, ai primi passaggi sul supporto, sulla coramella, qualsiasi tipo di coramella, i riccioli di bava se ne vanno via. Quindi fondamentalmente la coramella serve a questo. Adesso, ritornando al discorso di prima, quindi cambio l'inquadratura così ho le mani libere. Allora, c'era un'altra cosa che fa la coramella che non ve l'ho detta, e c'è un motivo. Quindi questa, la coramella rigida, fa benissimo il lavoro di distensione e riallineamento, lucida non più di tanto, e fondamentalmente non fa una cosa. Aspetta, qua ci vuole il faccione cretino. Fondamentalmente non abbraccia il filo, smussando le microcreste più aggressive, le più alte, quelle che arrivano prima. Il filo dolce è quello dove le microcreste arrivano tutte quante insieme. Se c'è un filo in questa situazione, quando ve l'andate a appoggiare sulla pelle, questo è quello che tocca per primo. Per far toccare anche questo bisogna spingere, e nel frattempo questo è entrato ancora più in profondità. Quindi quando sentite qualcuno no, la coramella strappo no, perché stonda il filo, scoramellare è uno stondamento controllato.
Cioè io vado a stondare, ad addolcire, vado a smussare laddove mi serve e in una quantità che decido io quanto stondare. È chiaro che se uno stonda troppo, a quel punto hai perso l'affilatura. Veramente devi ricominciare, devi rimettere il rasoio su pietra. Ma se uno sa quanto abbracciare quel filo con il cuoio, con la pelle comunque in generale, allora è lì che arriva la magia. E mo ritorniamo alle coramelle, perché prima ho perso tempo per farvi vedere i vari materiali, che qui veramente non sono manco sicuro di averveli fatti vedere tutti. Vabbè, ma comunque non è un problema. Allora, perché esistono tante coramelle con tanti materiali diversi, tanti pellami diversi e con rigidità diverse? Perché io posso avere diverse esigenze. Prendiamo caso, partiamo da un supporto rigido. Prendiamo sta coramella di Max, no? Che ha due tipi di pellame, uno più morbido e uno più rigido. Ok? Quindi questo abbiamo detto, c'è un cordovan giapponese, scusate io mi scordo di farvelo vedere, quindi molto sottile e molto elastico, accoppiato a un cuoio italiano, questo, molto più rigido, molto meno elastico, però bello spessore. Perché questa coramella è concepita concettualmente bene? Perché ho il tipo di supporto idoneo sia nel caso di rasoi rigidi, molature piene, sia in caso di rasoi delicati. Quindi ho una pelle molto più sensibile e molto più rispettosa del filo e un cuoio bello ignorante, tra virgolette, per magari i primi lavori, i primi passaggi, e magari sul lame, come possa essere per esempio un near wedge, c'è bisogno del supporto rigido per far lavorare bene il rasoio. Anche perché, per un altro motivo, come reagisce la coramella strappo alla tensione? Io adesso cerco di agganciarla qua sotto, un gancetto d'emergenza, prendo solamente il lato cuoio. Quando io vado con un rasoio near wedge, quindi ha un certo suo peso, una certa consistenza, non posso andare leggerino, ho bisogno di premere. Quindi, e per premere, se è un supporto molto morbido, la coramella spancia e spancia di brutto. Mentre con un supporto rigido, anche applicando una buona pressione della lama, tenuta bene in tiro la coramella, la lama non affonda. La coramella rimane la coramella, ho detto giusto, rimane rigida. E dopodiché c'è un altro aspetto da considerare, quindi diciamo qua, quando ho bisogno di spingere, quando ho un lamone importante, quando il rasoio è pesante, quando devo fare i primi passaggi di pulizia, vado a preferire un materiale rigido. Una volta che ho levato tutte le limature, le sbavature, ho disteso le creste, ho riallineato le famose creste, cambio, faccio quello che si fa con le pietre da affilatura. Levo la grana e passo alla grana più fine, in questo caso passo al pellame più morbido. Voglio cercare di farvela vedere di taglio per fare vedere come spancia, perché c'è un altro ragionamento da fare, sempre per rispondere a quelli che dicono no, la coramella a telaio, la coramella a strappo stonda un accidente, perché se usata correttamente, quando la coramella si piega sul dorso del filo. Guardate che cosa succede, guardate la piega che fa la pelle, il cordovan sotto il rasoio. Non sta piegata sul filo, sta piegata sulla costa. Tra filo e costa si va a creare comunque un piano.
quindi l'azione avvolgente di un pellame anche morbido su un rasoio è minima, è minima. Cerco di farvelo vedere con una coramella esageratamente morbida. Vado a prendere il canguro. Dio, scusate se stanno a pincia tutti i laccetti. Vabbè, come quelli dicevano il bello della diretta. A me queste cose mi fanno incazzare, però eccolo qua. Questa è il visone. Scusate, è il tempo che si sta a perdere. Eccola qua. Coramella in canguro. Questo ve l'ho fatto vedere. No, ve lo faccio rivedere. È morbidissimo. Allora, cerco di tenerla tensionata, la impugno a metà praticamente, anche se non si dovrebbe fare. Grazie, cerco di andare in fondo. Questa è morbidissima, molto molto elastica. Guardate dove piega al passaggio del rasoio. Cerco di metterla proprio a 90 gradi rispetto alla webcam. Vedete dove piega? Lo vedete dove piega? Vado piano, mi fermo più o meno al centro. Lo vedete dove sta la piega della pelle? Ma tra costa e filo c'è un piano. Che cosa succede? Che però la pelle ha una sua morbidezza, per cui all'uscita del filo, aspetta, forse lo giro così che si vede di più, all'uscita del filo la pelle per un attimo risale, quindi l'abbraccio che fa la pelle sul filo lo fa in uscita. La pelle fino a che è sotto tra costa e filo la possiamo considerare in piano. Nel momento in cui esce dal filo risale, e risale tanto più quanto più è elastico il materiale, è il pellame. Per cui io adesso lo so che sto abbracciando il filo. Come decido quanto abbracciarlo e fino a che punto fare risalire? Con la tensione che io metto sulla pelle, sulla coramella, quindi la tendo quanto io decido che sia giusto, e con la pressione che esercito sulla lama, per cui da quasi zero pressione le ultime leccate, guardate che la coramella è praticamente piatta, quindi le ultime uscite, le ultime passate prima di finire, a questo. Lo vedete che differenza? Quindi sono io che decido quanto abbracciare quel filo. E qui possiamo inserire tranquillamente il discorso della telaio. La telaio voi ve la dovete immaginare come una normalissima coramella a strappo, con il vantaggio che questa tensione ve la potete regolare come stracavolo vi pare. Per cui io lo decido a priori quanto deve cedere il materiale, e lo decido a priori in base alla tipologia di rasoio. Quindi, come vedete, è difficile farvelo vedere. Quindi, come vedete, anche qui il rasoio affonda. È chiaro, un gold dollar sopra un cuoio spesso così affonda pochissimo. Ma è il principio della coramella a telaio, solo che è pretenzionata. Né più e né meno. Quindi diciamo che la telaio è un'evoluzione della coramella a strappo. Aspettate, sto sempre a mettere via. Ecco. Oh. Quindi io spero di aver chiarito qualche dubbio. Sto controllando 34 minuti, ce ne sarebbero ancora di cose da dire, ma non voglio fare grossi casini. Per cui, voglio dire, questi
sono, aspettate, no, questi sono i due casi limite, oggi come oggi, delle coramelle. Da un cuoio, quindi già un materiale rigido, incollato su un supporto rigido, a pelle di visone, impalpabile. Quando usare una, quando utilizzare l'altra? Diciamo che con un cuoio non particolarmente duro, non particolarmente rigido, su una coramella a strappo, ecco, quella la possiamo considerare la coramella tuttofare, perché non è che necessariamente dobbiamo andare a prendere il cavallo, quello e quell'altro. Dove stava la prima coramellina di Max? Dio, eccola qua. Scusate, una striscia di cuoio. Anzi, lo so che a voi dalla faccia mia me ne frega niente. Una normale striscia di cuoio. Questa è la coramella generica standard media. Un cuoio, un materiale bello rigido, che comunque ha una sua flessibilità. Non è il top né su rasoi leggeri né su rasoi pesanti, però se la cava bene su tutto. Questa la potete abbinare a una coramella in tela. Io un lato tela, che sia una coramella completa o che sia solamente una striscia, una seconda striscia applicata, io una tela ve la consiglio sempre. Prima di partire con la scoramellata vera e propria, qualche passaggio sul lato tela per ripulire il rasoio da residui d'affilatura, e dopodiché si parte con la coramella in cuoio. Questa è una coramella che vi accompagna per tutta la vita, soprattutto per quelli non particolarmente fissati come me sulle coramelle, che se non ce ne ha portate 15 non si sente male. Questa è per chi vuole rifare l'affilatura al rasoio, rinfrescare il rasoio. È la coramella che va sempre bene. Intendo come foggia, quindi un modello a strappo, e come materiale cuoio, vaccino, pieno fiore, normale. Attenzione quando sentite cuoio inglese, foggia all'inglese, quella è un tipo di concia, non è il cuoio inglese che viene dall'Inghilterra, o il cuoio russo, stessa cosa. Sono conce al vegetale e ci sono conce fatte con prodotti chimici. Chiaramente le vegetali costano un po' di più, però secondo me sono da preferire per l'azione che fanno i tannini sulla pelle. Adesso non mi va a sta a fare il filosofo della situazione. Dopodiché si passa a coramelle più morbide, più flessibili, più morbide e flessibili. Io che cerco di inventarmi le parole. Quindi, anzi, l'intermedio, il passo intermedio qual è? Eccolo qua. La coramella in cavallo. Attenzione, questo non è Cordovan, è cavallo. All-side. Quindi una coramella più flessibile, quindi una coramella sicuramente da preferire per i rasoi full hollow, quarter hollow. Quindi è una coramella che è lucida, che fa il suo lavoro, anche meccanicamente fa il suo lavoro. Certo, riesce a lavorare bene su molature belle scavate, quindi con lame flessibili, lame che non ti fanno troppa resistenza. Ricordiamoci che è sempre una guerra di cuoio contro acciaio, quindi questa qui, ma senza abbandonare quella in cuoio, perché magari sarebbe buona cosa fare prima una decina di passaggi sulla coramella, anzi prima una decina di passaggi su tela per pulirla, poi una decina di passaggi sulla coramella in cuoio per fare la maggior parte del lavoro meccanico senza insistere più di tanto, e poi fare il grosso del lavoro con una bella coramella in cavallo. Ancora l'evoluzione è ovviamente il Cordovan,
ma sempre che o lo usate in prima battuta sul rasoio che già sta bene di suo, anzi un rasoio che non avete neanche dovuto riaffilare, il rasoio preparato in precedenza con cui già vi siete fatti la barba 1, 2, 3 volte, lo riprendete tranquillamente solo di coramella. Solo di coramella quindi prima si ripulisce, si ravviva, gli si dà un po' di mordente con la tela e dopodiché si passa direttamente al cordovan. Se invece il rasoio è appena uscito dalle pietre, io questa non ve la consiglio come unica coramella. Uscito dalle pietre si va in progressione, non si mette un rasoio aggressivo su una pelle delicata, quindi prima passaggi su tela per dare una ripulita, poi una qualsiasi coramella su cuoio standard o su cavallo per fare il lavoro meccanico di distendere e riallineare le creste, e dopo si passa al cordovan, altrimenti avete buttato i soldi, state per rovinare una coramella che di suo vale tanto. Questa ve l'ho fatto vedere, questa è l'eccesso di lucidatura. A questa non si può chiedere nessun lavoro meccanico. Questo è un tessuto, sembra un tessuto, ma in realtà, eccola, guarda, no, voglio mettere tutta sul palmo della mano. Questa è una coramella da lucidatura, ma l'ho fatta vedere così tanto. Non so se insistere a farvi vedere questa, perché non so se sul mercato esista ancora qualche coramella in gomma, non lo so onestamente. Questa c'ha tanti anni, adesso l'amico Pietro Mirto non è più in produzione, fa tutto un altro mestiere nella vita. Però un consiglio, se vi fidate, se vi capita una coramella in gomma, in buono stato ovviamente, compratela. Questa addirittura a fila. Voi prendete un filo stanco, un filo, non avete voglia di andare sulle pietre, date 50 passaggi con una gomma e quel rasoio ritaglia un'altra volta. Però, vi ripeto, non ci voglio insistere perché non so se sul mercato si trovi ancora qualche cosa. Bon, ritorniamo alla fine e concludo, perché come al solito sono riuscito a chiacchierare per 42 minuti. C'è tanta confusione in giro. Ci sono le scuole di pensiero, come al solito ci stanno i fanboy, e non bisogna mai essere fanboy né dell'una o dell'altra tipologia, perché come vedete io le uso tutte quante. Bisogna sapere quando è preferibile usarne una e quando è preferibile usarne un'altra. Quindi non voglio più stare a sentire o vedere video su YouTube o sentire interventi sui vari gruppi, coso, no, la coramella a strappo è pericolosa, no, la paddle strap è meglio, no, è meglio la telaio. Non c'è la migliore o peggiore. Tutte servono se usate correttamente e usate e se scelte correttamente. Io personalmente sono per la coramella a strappo, ve lo dico subito, perché è l'università della coramella. Se sapete scoramellare con quella a strappo, sapete scoramellare su tutto, perché c'è da combinare la tensione della coramella con la pressione del rasoio. Vi ho fatto vedere che il fatto che la coramella stonda il filo è un'emerita cazzata. La coramella usata male stonda il filo, ma una coramella utilizzata correttamente non stonda un accidente. Cioè stonda quello che io voglio che si stondi e quanto io lo voglio stondare il filo, perché se io quel filo non l'abbraccio per niente
Io l'aggressività a quelle creste, mi dite come gliela levo, sarà sempre un filo sgraziato. Voi potete scoramellare 100 volte sopra una pad strop a solo cuoio, il taglio sarà sgradevole, sempre e comunque. Infatti una coramella nasce per i coltelli, perché come al solito la bistecca non si è mai lamentata per il taglio troppo fastidioso. La faccia nostra è un'altra cosa. Coramella paddle strop con imbottitura, beh, meglio rispetto a quella come questa qui, senza. Però siamo sempre lì, il maker decide che imbottitura mettere, quindi quanto fare flessibile, quanto potrà affondare quel rasoio sulla coramella, però, ripeto, c'è il rasoio e il rasoio. Tra un 9 ottavi, 10 ottavi near wedge, ma 8 ottavi senza fare quella misura, near wedge, e un extra hollow, tanto per fare due nomi, quelli di Roman Kamlash, di Yuri Kravchenko, sono famosi per fare delle lamettone proprio, quelli non sono neanche full hollow, quelli sono proprio extra hollow. Beh, c'è una bella differenza, quindi a quel punto io preferisco, se proprio non voglio andare di coramella strappo, anche perché lame grosse importanti sono anche difficili da girare, me ne vado su, ho preso proprio quella con la pasta, però per dire, me ne vado su quella a telaio, per cui lo decido io prima, il piano, la tensione del cuoio. Quindi questa io per esempio la trovo comoda e la utilizzo sui rasoi con le lame molto grandi, che hanno dei dorsi molto grandi, che superano i 7 mm, che sono difficili da girare per effettuare il movimento, la stroppata. Poi ci sono rasoi magari anche più piccolini che però hanno il dorso per esempio squadrato, non hanno un dorso arrotondato, anche quelli sono difficili da girare per fare la stroppata. Allora sul telaio si lavora più facilmente, però ripeto, secondo me nulla batte una coramella. Per me, poi ognuno libero lo sa come gli pare, una coramella a strappo. Decido quanto si deve piegare, quanto deve flettere, e lo decido in due modi, tendendo e premendo. Quindi secondo me è cosa. Ma fondamentalmente, l'ho già detto 10 volte, lo dico l'11ª e poi chiudo. Quando sentite qualcuno che dice no, perché quella strappo no, perché la coramella così stonda il filo, chiudete il discorso, lo salutate, ciao amici, prima scusa mi si è fatto tardi, devo andare, perché quella persona non sta capendo bene a che cosa serve una coramella. Un rasoio va leggermente stondato, leggermente, è quella la parola magica, dopo che è uscito dalle pietre, perché io ho creato un filo sì bello accuminato, anzi ho cercato di fare quella lama più tagliente possibile, ma se me la metto in faccia così come sta, me sgrattugio, viene fuori una rasatura, passatemi il francesismo, de merde. Io ho bisogno proprio di allineare queste creste, di addolcirle, le creste più alte, le devo lucidare, le devo smussare. E smussare e stondare, ragazzi, sono sinonimi. Devo però sapere quando fermarmi, quando è sufficiente la stondatura. Quindi troppa pressione di rasoio, poca tensione di coramella, faccio il danno, è ovvio che faccio il danno, ma se imparo a padroneggiare questi due movimenti, io con una coramella ci addolcisco qualsiasi tipologia
di rasoio, qualsiasi. Mo basta, perché chi può capire ha capito e chi non può capire dopo 50 minuti, quanti sono? 49 e 49 secondi, quindi dopo 50 minuti che parliamo di caramelle, basta. Spero, come al solito, che possa essere servito a qualcuno. Detto questo, un salutone, un ciao popolo a tutti quanti, che non se nega mai a nessuno, e ci vediamo alla prossima, sicuramente con la barba fatta. Ciao popolo!